Dal Vangelo secondo Giovanni. Un saluto a tutti, sorelle e fratelli. In questo Venerdì Santo la liturgia ci propone la riflessione sulla passione di Gesù che ci è raccontata dall'Evangelista Giovanni. Noi ci soffermeremo su un episodio che ci viene riferito soltanto da questo Evangelista, che è il dialogo fra Gesù e Pilato sulla regalità. Chi era questo Pilato? Un personaggio di cui oggi non ricorderebbe nessuno neppure il nome, se non fosse perché in quel venerdì 7 aprile dell'anno 30, la vigilia della Pasqua, si è incontrato con Gesù e ha dovuto pronunciare una sentenza che è stata la condanna a morte. Pilato non risiedeva a Gerusalemme, risiedeva a Cesarea e si trovava a Gerusalemme perché durante la Pasqua, per mantenere l'ordine nella città, si recava con la sua coorte, 500 soldati, lì nella città santa. Dove risiedeva? Vogliamo localizzare l'episodio sul quale poi noi cercheremo di riflettere. Vogliamo localizzare il pretorio di Pilato. Tradizionalmente si pensava che Pilato risiedesse nella Torre Antonia. Vi viene mostrata sullo sfondo questa fortezza che era stata costruita dal re Erode il Grande e era stata chiamata con il nome del suo grande amico e protettore Antonio, uno dei triumviri. Una conferma di questa localizzazione del pretorio era stata trovata quando gli archeologi avevano scoperto un litostroto proprio in quella zona e siccome l'Evangelista Giovanni dice che il luogo dove Gesù è stato condannato era un litostroto non è altro che una pavimentazione con lastre di pietra, si pensava allora che Gesù era stato proprio condannato lì in questa Torre Antonia. Gli archeologi hanno chiarito tutta la questione perché quel litostroto non è del tempo di Gesù ma di 100 anni dopo, è stato posto al tempo di Adriano quando lì hanno costruito il foro romano. Il pretorio di Pilato dov'era? Dove risiedeva Pilato in quei giorni? Quando si parla di pretorio si intende sempre la residenza del governatore e nella città di Gerusalemme la residenza del governatore non era la Torre Antonia, lì andavano i soldati, la sua residenza era quello che era stato il palazzo di Erode il Grande. Erode il Grande si era costruito il palazzo nella parte più alta della città, dalla cima di quelle 3 torri lui controllava tutta la città, era la parte più elevata. Nella città alta abitavano i ricchi di Gerusalemme. E di questo palazzo di Erode noi conosciamo praticamente tutto, anche nei dettagli, perché ci viene descritto da uno storico molto noto, Giuseppe Flavio. Era costituito da 2 grandi edifici che avevano ricevuto il nome di 2 grandi amici di Erode il Grande, Cesare e Agrippa. Marco Agrippa, il costruttore del Pantheon di Roma, che era il genero di Cesare Augusto. Allora l'edificio a nord era stato chiamato Caesarion, in onore di Cesare, e quello a sud Agrippeion,
i due grandi amici di Erode il Grande. Bene, era in questo palazzo che risiedeva in quei giorni Pilato. Vogliamo notare alcuni punti significativi di questo palazzo. Ho indicato il Cesarion, questo edificio nella parte nord, e possiamo collocare lì l'incontro di Gesù con Pilato quando si confronteranno sulla regalità. Ma un altro luogo che va tenuto ben presente è quella porta che vi viene indicata, che è l'uscita dal palazzo di Erode sull'Agorà, su quella piazza che era poi il mercato alto della città di Gerusalemme. E se teniamo presente che siamo alla vigilia di Pasqua e l'ambientazione del tempo in cui è avvenuto questo incontro di Gesù con Pilato è al mattino presto, possiamo anche pensare che in quel mercato a quell'ora stavano mettendo i banchetti per la vendita di ciò che era necessario per la cena pasquale. Vi ho parlato quindi di questi due stupendi edifici e noi localizzeremo adesso più specificamente il luogo dell'incontro dei personaggi di queste 7 scene che ci verranno raccontate dall'Evangelista Giovanni. Come mai 7 scene? Perché fin dall'800 si era notato che Pilato fa la spola fra l'interno e l'esterno del palazzo. All'interno lui incontra e parla con Gesù. Poi, dopo aver parlato con Gesù, va a incontrare i capi dei sacerdoti e il popolo che gli hanno presentato questa persona che i capi vogliono che sia condannata a morte. Cosa era stato notato? Che in questo andirivieni di Pilato si formano 7 scene. Noi le esamineremo una per una queste scene perché in ognuna di queste scene l'Evangelista Giovanni colloca un messaggio teologico importante. Di nuovo torniamo a questa ambientazione che è importante. Sullo sfondo adesso vi viene presentato il Cesarion. E chi sono i personaggi che si incontrano all'interno di questo palazzo? Sono Pilato e Gesù. Vedete anche sullo sfondo che ci sono quelle 3 torri che dominavano la città di Gerusalemme. All'interno quindi del pretorio c'è questo incontro e il tema è quello della regalità. Ci sono 2 regalità che si confrontano. La regalità che deriva dai principi, dai valori di questo mondo, dalle grandezze di questo mondo, e la regalità che viene dal cielo, viene dai valori e dai principi che sono quelli di Dio. Sono 2 regalità che sono incompatibili e che si confrontano qui all'interno del palazzo. All'esterno adesso avvengono le altre scene, quando Pilato esce per incontrare i capi dei sacerdoti che gli hanno presentato Gesù e che non hanno potuto entrare nel palazzo perché, essendo occupato da un pagano, si sarebbero contaminati, non avrebbero potuto celebrare la Pasqua. Vi viene indicato il luogo dove Pilato usciva per incontrare questi capi dei sacerdoti e di fronte a quella porta c'è anche l'Agorà, il mercato, dove c'erano i venditori che certamente non si interessavano di questo Gesù che era stato presentato a Pilato, ed è lì che avviene il confronto fra altri 2 poteri. All'interno abbiamo detto che c'è l'incontro fra le 2 regalità, quella che viene dai valori di questo mondo, dalle grandezze di questo mondo, e la regalità che viene dal cielo, che viene da Dio.
Di fronte a quella porta noi abbiamo il confronto fra due altri poteri. Il potere politico, quello del rappresentante di Tiberio, e il potere religioso. Questi due poteri sono a confronto, ma noi vedremo che i due poteri si alleano perché ambedue non sopportano che ci sia un regno nuovo, un mondo nuovo. Vogliono perpetuare il mondo vecchio e quindi il potere politico e il potere religioso che vogliono impedire e addirittura vogliono porre fine a questa provocazione che viene dal cielo, questa nascita di un mondo completamente diverso, governato da principi e da valori che non sono quelle delle grandezze di questo mondo, ma delle grandezze autentiche che sono quelle di Dio. Ecco, dopo questa ambientazione dei luoghi, dove noi collocheremo le 7 scene che compongono questo brano, ascoltiamo adesso l'introduzione alla prima scena, che sarà il dialogo fra i capi dei sacerdoti e Pilato. Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. C'è una prima indicazione di tempo che ci è data dall'Evangelista, in cui viene collocato l'incontro fra i capi dei sacerdoti e Pilato. Era l'aurora, in greco proi, che indica lo spuntar del giorno, e questo si accorda con il comportamento dei magistrati romani che davano inizio alla loro attività al mattino presto. Ci saranno altre 2 indicazioni nel brano che noi esamineremo: indicazione di tempo il mezzogiorno e poi la conclusione di questa giornata, che è poi l'inizio della festa di Pasqua. L'indicazione ha un significato teologico perché è lo spuntare di un giorno nuovo dopo la tenebra di una lunga notte in cui sono accadute tante cose. C'è stata la consegna di Gesù da parte di Giuda, poi la cattura, c'è stata la condanna di Gesù da parte del Sinedrio, che ha deciso che quest'uomo deve essere tolto di mezzo perché mette in crisi tutta l'impostazione religiosa e teologica delle guide spirituali del popolo di Israele. In quella notte c'è stato anche il rinnegamento di Pietro, quindi c'è proprio il buio, l'oscurità che adesso comincia a dissolversi in questo nuovo giorno. Era l'aurora. In questa notte si staglia una figura molto sinistra, quella di Anna, il suocero di Caifa, il sommo sacerdote. Questo Ananno è la figura più buia, il vero responsabile della morte di Gesù, perché era colui che controllava tutta l'attività religiosa, mista poi a tutti i traffici economici del Tempio di Gerusalemme. Era stato sommo sacerdote per lunghi anni, dal 6 d.C. fino al 15, e dopo di lui era stato nominato sommo sacerdote suo genero Caifa, che durerà fino al 36. Ciò che va notato è che proprio in quel 36, quando venne destituito dal sommo sacerdozio Caifa, in contemporanea viene destituito anche Pilato. Questo porta a pensare che i due fossero anche alleati, perché il vero politico abile si allea col potere religioso.
e sarà forse proprio per questa alleanza fra Caifa e Pilato che il sommo sacerdote è riuscito a ottenere la condanna a morte di Gesù. Era già stata decisa questa condanna a morte durante la notte dal Sinedrio, ma non poteva essere eseguita perché il potere di condannare a morte se lo era riservato il procuratore romano. I capi dei sacerdoti e i loro servitori sono giunti quindi all'ingresso del palazzo di Erode, si sono fermati per non contaminarsi e hanno chiesto di parlare con Pilato. Ascoltiamo il racconto del loro dialogo. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: «Che accusa portate contro quest'uomo?» Gli risposero: «Se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato». Allora Pilato disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». Gli risposero i giudei: «A noi non è consentito mettere a morte nessuno». Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato è stato chiamato fuori dal pretorio, esce verso questo gruppo di persone guidate dal sommo sacerdote. Pilato è il rappresentante del potere politico, lui è un protetto dal famoso Seiano che domina Roma. Tiberio si trova a Capri semidemente e chi ha in mano, chi gestisce il potere nella capitale è Seiano. E durerà Pilato fino a quando il suo protettore non cadrà a sua volta in disgrazia. Questo rappresentante del potere politico adesso si deve confrontare con il potere religioso. È la prima scena che avviene fuori del pretorio di Pilato. Si rivolge ai capi dei sacerdoti e chiede: che accusa portate contro quest'uomo? La risposta è un malfattore. Quindi ti devi fidare del nostro giudizio e devi immediatamente pronunciare la sentenza. La risposta di Pilato è immediata: prendetelo e giudicatelo secondo la vostra legge. E rispondono subito i capi dei sacerdoti: noi l'abbiamo condannato, ma abbiamo bisogno che tu confermi la condanna a morte, perché noi non possiamo eseguirla. Voglio notare questa consegna che viene fatta dai capi dei sacerdoti. Nota l'Evangelista che dicono al procuratore romano: noi te lo abbiamo consegnato perché è un malfattore. E questo verbo consegnare è molto importante, ricorre ben 15 volte in Giovanni. E chi sono queste persone che consegnano? È significativo. C'è Giuda che consegna Gesù, poi ci sono i capi dei sacerdoti che lo consegnano a Pilato, ci sarà Pilato che lo consegna a morte. Tutte consegne cattive contro il disegno e il progetto di Dio, cercano di eliminarlo attraverso questo consegnare. Quale sarà la risposta del cielo a tutte queste consegne da parte degli uomini? Sulla croce Gesù consegnerà il dono della vita, consegnerà lo spirito. Questo verbo paradidomi in greco viene richiamato come la risposta di Dio a tutte queste consegne degli uomini. Loro consegnano alla morte
come risponde Dio a questa cattiveria degli uomini? Consegnando lo spirito, cioè la vita divina all'umanità. Nota l'Evangelista che questo è accaduto perché si adempisse ciò che Gesù aveva detto. Che cosa aveva detto Gesù? Una frase teologicamente importante. Aveva detto Gesù: quando io sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Questo innalzamento di Gesù materiale, l'innalzamento su una croce, è letto dall'Evangelista come il momento glorioso. Glorioso che è un abominio per gli uomini, ma è glorioso agli occhi di Dio perché è il momento in cui può finalmente rivelare tutta la grandezza del proprio amore. C'è una interpretazione di questo verbo innalzare materialmente sulla croce, che è l'innalzamento nella gloria. Non sarebbe accaduto se Gesù non fosse stato condannato dal procuratore romano, perché gli ebrei avrebbero dovuto eseguire la sentenza a morte attraverso la lapidazione. Invece si è realizzato quel che Gesù aveva promesso: sarò innalzato, proprio perché sarà Pilato che pronuncerà la sentenza a morte, e la sentenza a morte sarà quella della crocifissione. Ecco, dopo questo dialogo con i giudei, Pilato rientra e c'è il primo dialogo del procuratore con Gesù. Ascoltiamolo. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Gli dice Pilato: «Che cos'è la verità?» In questa scena inizia il dialogo sulla regalità all'interno del pretorio fra Pilato e Gesù. È il procuratore che chiede a Gesù: «Ma tu sei il re dei Giudei?» Ha sentito parlare di questa regalità Pilato e Gesù risponde: «Ma dici questo da te stesso oppure altri te l'hanno detto di me?» Come mai Gesù fa questa domanda? Perché non può rispondere alla domanda di Pilato, che gli ha chiesto: «Tu sei il re dei Giudei?» Perché non può rispondere? Perché se Pilato parla da se stesso, allora intende la regalità secondo i criteri di questo mondo. Se lui parla da se stesso, Gesù avrebbe certamente risposto: «No, io non c'entro con la regalità come tu la intendi, cioè la regalità di Tiberio, io non la voglio mettere in causa». Se invece sono altri che te l'hanno detto di me, cioè i giudei, allora intendono un'altra regalità, è quella annunciata nell'Antico Testamento, quando Dio avrebbe preso finalmente il potere e avrebbe instaurato un regno nuovo. E anche Gesù ha parlato spessissimo del regno di Dio, del regno dei cieli, che il Signore avrebbe instaurato in questo mondo.
Ecco perché Gesù chiede a Pilato: ma parli da te stesso oppure altri te l'hanno detto? Così io posso poi risponderti. E indispettito Pilato risponde: ma sono forse io giudeo? Io non so niente delle vostre questioni. A me interessa solo la mia regalità. Io non sono giudeo. E adesso allora Gesù può rispondere riguardo alla regalità che gli è proposta da Pilato. E cosa gli dice? La mia regalità non è da questo mondo. È importante la traduzione corretta del testo originale, perché in genere viene tradotto: la mia regalità non è di questo mondo. Non è vero, la regalità di Gesù è di questo mondo. Dell'altro mondo parliamo in un altro momento, ma Gesù vuole instaurare il regno di Dio in questo mondo. La traduzione corretta è: la mia regalità non viene da questo mondo, dai criteri, dai valori di questo mondo. Il testo greco dice ek tu cosmu tutu, da questo mondo. È una regalità che viene dall'alto, viene dai criteri di Dio, viene dai valori che sono quelli del cielo. La mia regalità, se fosse da questo mondo, come quella in cui tu credi, Pilato, che è la regalità di Tiberio, che è la regalità di Cesare Augusto, queste regalità vengono dai criteri e dai valori di questo mondo. Se la mia regalità fosse questa, i miei servi avrebbero lottato, perché il primo criterio su cui si reggono le regalità che provengono dai criteri di questo mondo, il primo è la forza, la violenza. La mia regalità non è da qui, viene da altri criteri e da altri valori. Mi viene in mente, per capire questa differenza fra le due regalità, la regalità di questo mondo potrebbe essere capita ripensando a ciò che racconta Sant'Agostino nel De Civitate Dei, quando ricorda un dialogo leggendario fra un pirata e Alessandro Magno. Alessandro Magno, il quale si rivolge al pirata che è stato catturato e gli dice: tu sei un delinquente, come mai devasti i mari? Il pirata risponde: vedi, io sono un delinquente, sono un brigante, un pirata, però io ho una piccola nave e sono chiamato un delinquente perché rubo sul mare. Ma tu, Alessandro Magno, che hai una grande flotta e con la tua grande flotta devasti i mari e devasti anche la terra con i tuoi eserciti, tu, che fai disastri molto più grandi dei miei, sei chiamato grande imperatore perché vinci. Io sono un piccolo pirata, un piccolo malfattore, ma tu, siccome vinci, sei grande. I grandi di questo mondo sono quelli che stabiliscono il loro potere anzitutto sulla forza, sul dominio, e quando riescono a prevalere sono ritenuti i grandi, le persone riuscite, le regalità di questo mondo, coloro che hanno il successo. Questo è il regno che viene dalla mondanità. È quel regno che anche Gesù è stato tentato di costruire. Il maligno gli aveva suggerito: se vuoi avere successo, te lo dico io come devi fare. Devi importi con la forza e anche con la menzogna se necessario, anche con l'ingiustizia, con la violenza, con l'oppressione, perché è solo in questo modo che tu puoi instaurare un regno che nasce dai principi di questo mondo. E notiamo come la tentazione nei piccoli regni che ognuno di noi cerca di stabilire possono derivare da questi valori proposti dal maligno.
diventare grandi schiacciando gli altri. Ciò che noi abbiamo visto sempre susseguirsi lungo i secoli, lo stesso copione, cercare di dominare, di imporsi sugli altri e poi si cede quando arriva un potere più forte. Ecco, all'interno del palazzo adesso fra Gesù e Pilato si confrontano queste due regalità e Gesù spiega la differenza fra le due e la prima è proprio quella del dominio. I regni che si instaurano e che provengono dalla logica di questo mondo anzitutto si basano sulla forza. Il regno che viene da Dio non è sul dominio, ma esattamente sull'opposto, sul servizio. Grande la persona che è innalzata, che è sul trono, è colui che serve, che si mette in ginocchio davanti a chi ha bisogno di lui. Pilato rimane turbato, sconvolto, non capisce e dice: ma dunque tu sei re? E risponde Gesù: è vero, tu lo dici, sono re. E qui adesso Gesù precisa la seconda differenza fra le regalità che vengono da questo mondo e quella regalità che viene dal cielo. E dice: io sono venuto per dare testimonianza alla verità. E chi è dalla parte della verità ascolta la mia voce. Cosa si intende per verità? Verità nella Bibbia non indica dire bugie o non dire bugie, no. Verità è una concezione che abbiamo anche noi quando diciamo vero. Questo è un vero uomo, questo è un vero prete. Un vero prete vuol dire, o un vero battezzato, vuol dire una persona che realizza l'identità del discepolo di Cristo, quindi che è fedele alla proposta di uomo fatta da Gesù nel Vangelo. Ecco, questa è la verità. Gesù è venuto nel mondo per testimoniare la verità su Dio, che cancella tutte le menzogne che sono state raccontate su di lui, presenta la verità del volto di Dio con la sua persona. Chi vede Gesù vede il vero volto di Dio. E chi vede Gesù vede il vero volto dell'uomo, l'uomo vero, quello, il dominatore. Non è un vero uomo, è ancora una belva. Gesù testimonia questa verità su Dio e sull'uomo. Eccola la seconda differenza dalle regalità di questo mondo. La regalità nuova è quella della grandezza del servizio e della realizzazione, la riproduzione del volto del Padre del Cielo sul volto di ogni uomo. E Pilato a questo punto non capisce proprio nulla e esce con quella famosa espressione: che cos'è la verità? E poi se ne va fuori a parlare con i capi dei sacerdoti. Non capisce nulla perché la regalità per lui è solo quella di Tiberio, dei dominatori, e poi questa verità di cui avevano parlato tanto i filosofi, non vuole interessarsi al discorso che sta facendo Gesù. Se Pilato fosse riuscito a capire la regalità di cui parlava Gesù, sarebbe diventato un uomo libero. Si sarebbe liberato da quella immagine di regalità che lo disumanizzava. Pilato è diventato, e lo era, c'è la descrizione che viene fatta da Filone di Alessandria, che è terribile riguardo a questo personaggio losco Pilato. Non si è lasciato liberare, è uscito, avrebbe potuto chiedere a Gesù o aspettare la risposta di Gesù quando lui ha chiesto che cos'è la verità, e Gesù gliel'avrebbe spiegato,
avrebbe capito che essere uomini grandi non è essere come Tiberio, ma essere persone che amano, che si mettono a servizio, non che asserviscono gli altri. E Gesù non riuscirà a farsi capire da Pilato, è troppo complicato, perché stava Gesù terremotando tutte le concezioni delle grandezze di questo mondo. Non c'era riuscito Gesù neanche con Pietro, quando Pietro voleva che Gesù diventasse grande, quando Pietro non voleva che gli fossero lavati i piedi, lui vuole essere il primo, invece Gesù vuole far capire a tutti che le vere grandezze, quelle che appartengono alla regalità che viene dall'alto, sono esattamente l'opposto delle regalità e delle grandezze di questo mondo. Bene, Pilato adesso esce di nuovo verso i giudei che aspettano fuori, lì davanti alla porta, lì nella Agorà. Ascoltiamo insieme il racconto della terza scena, l'incontro di Pilato con i capi dei sacerdoti. E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: Io non trovo in lui colpa alcuna. Vi è tra voi l'usanza che, in occasione della Pasqua, io rimetta uno in libertà per voi. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei? Allora essi gridarono di nuovo: Non costui, ma Barabba. Barabba era un brigante. Piuttosto sbrigativo Pilato nel dialogo che adesso ha con i capi dei giudei, dice semplicemente: io ho parlato con Gesù e non trovo in lui nessuna colpa di quello di cui voi lo state accusando. Per tentare una via d'uscita propone di liberare Gesù per quello che è chiamato il privilegium pascale. Non si sa molto riguardo a quello che ci dice l'Evangelista, che c'era uso in occasione della Pasqua di liberare un prigioniero che fosse stato richiesto dalla folla. È inimmaginabile che il procuratore romano liberasse un delinquente in occasione della Pasqua. Che cosa può essere accaduto? Vediamo di ricostruire i fatti come possono essere capitati e poi la rilettura di questi fatti da parte degli evangelisti, che ci parlano di un certo Barabba. E chi doveva essere questo personaggio? Barabba, Bar Abba, significa figlio di suo padre ed era il nome che veniva dato ai figli di nessuno. Lo sappiamo chi sono queste persone che sono presenti un po' in tutte le società, quelli che vivono un po' allo sbando e che sono poi accusati di tutto perché sono noti come dei marginali. Questo figlio di nessuno, Barabba. Dicono gli evangelisti, Marco racconta che c'era stata una sommossa in città e in questa sommossa c'era stato un omicidio. Hanno cercato il responsabile di questo crimine e chi ci è andato di mezzo? Barabba, deve essere stato lui. Era stato messo in prigione insieme con altri responsabili della sommossa. Ecco, in occasione della Pasqua quest'uomo era stato
liberato, probabilmente perché si era riconosciuto che non c'entrava nulla nel crimine e nella rivolta che era accaduta nella città. Questo episodio però, essendo capitato in contemporanea con la condanna di Gesù, e siccome il procuratore romano ha pronunciato la sentenza di morte per l'autore della vita e il popolo, invece di scegliere l'autore della vita, colui che dava inizio a un mondo di amore, che è quello nuovo venuto dal cielo, il popolo ha preferito questo Barabbà, considerato un criminale, quindi uno che sta dalla parte della morte. Ecco che gli evangelisti hanno affiancato questi due personaggi per dire: stiamo attenti che la scelta che è stata fatta dai giudei si ripete poi ogni volta, perché ognuno è collocato di fronte a questa scelta, la scelta per l'autore della vita oppure per il padre che ha dei figli che sono quelli che si schierano dalla parte della non vita. Ecco il motivo teologico per cui gli evangelisti hanno accostato queste due figure. Ho cercato di spiegare quelli che possono essere stati i fatti, che a noi poi non interessano tanto, ci interessa invece il significato teologico che l'evangelista vuole dare. Cosa gridano questi giudei? Voglio però chiarire una cosa molto importante. L'evangelista Giovanni non parla del popolo di Israele, parla con un termine molto preciso, chiama giudei e intende con questo termine coloro che rifiutano la proposta di mondo nuovo introdotta da Gesù. Quindi i giudei non sono il popolo di Israele, sono tutti coloro che si oppongono con tutte le loro forze e vogliono togliere di mezzo colui che porta avanti un mondo nuovo. Quindi i giudei non sono gli ebrei del tempo di Gesù, sono i giudei di sempre. Potremmo essere anche noi se consegniamo Gesù, cerchiamo di toglierlo di mezzo, di impedire la realizzazione di quel mondo nuovo che lui è venuto a instaurare in questo mondo. E adesso arriva la quarta scena, quella centrale, la più importante, che è la parodia della regalità secondo i criteri di questo mondo. Ascoltiamola. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare, e i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» e gli davano schiaffi. Ci sono due avvenimenti in questa quarta scena, che è quella centrale. C'è la flagellazione di Gesù e poi la parodia della regalità che avviene con l'incoronazione di spine e poi con il manto scarlatto che viene posto su Gesù. Sulla flagellazione gli evangelisti non si soffermano, non è su questa crudeltà che c'è stata che loro vogliono insistere. Loro ci stanno presentando la passione di Gesù, che non è da intendere come passione che ha sofferto, sì che è vero, ma vogliono farci leggere la passione d'amore di Cristo, che ci rivela la passione d'amore di Dio,
per l'umanità, quell'umanità che addirittura lo rifiuta, ma che Dio ama perdutamente. È questo che vogliono farci capire gli evangelisti. Veniamo allora a questa parodia della regalità. L'evangelista impiega un'ironia finissima e vuole mostrare come le grandezze di questo mondo, le regalità che vengono dai criteri di questo mondo sono ridicole. La corona di spine, anzitutto, la corona d'oro che si mettevano i re e a raggiera era il segno della loro gloria, del loro successo, indicava l'irradiazione del Dio Sole. E sulla testa di Gesù non viene posta questa corona, ma una corona di spine. La realtà della regalità di questo mondo è celebrata con la corona raggiera del Dio Sole. La regalità che viene dal cielo è quella che ama anche coloro che fanno del male, che rispondono con l'odio a questo amore. Che cosa ci vuol dire l'Evangelista? Che le regalità di questo mondo sono delle pagliacciate, sono quei teatri di questo mondo che sono delle mascherate. Lo diceva Giovanni Crisostomo. Le grandezze di questo mondo sono come quelle rappresentazioni teatrali in cui ognuno si mette una maschera, ma poi quando viene la sera queste maschere vengono tolte e allora rimane la verità. Quando tu togli queste maschere, che cosa rimane? Giovanni Crisostomo diceva colui che in teatro era un re, poi tu lo incontri nella piazza, è un semplice ramaio. Un altro si presentava come un filosofo perché aveva la barba dei filosofi, poi tu lo incontri che per strada non sa scrivere neanche il proprio nome. Ecco, viene la sera in cui queste corone che splendono agli occhi del mondo come il sole si rivelano poi nella loro vacuità. E Gesù ci presenta una regalità totalmente diversa e per il mondo è una regalità da burla, fa ridere il mondo, è sbeffeggiato perché nel mondo contano le corone come quella che può mettersi sul capo Tiberio. Proviamo a pensarci, perché ciò che appare in questo mondo tante volte è proprio una farsa. Proviamo a togliere certe insegne a personaggi di successo e che cosa rimane? Proviamo a togliere certe divise, certi paludamenti, certe decorazioni, certi titoli onorifici. Che uomo rimane? E soprattutto se noi togliamo il denaro, il potere a certe persone, che uomini rimangono? Togliamo il trucco a certe star, spegniamo le luci, i riflettori delle ribalte di questo mondo, che uomini, che donne rimangono? Che valore hanno queste persone? Il valore, quello autentico, non quelle delle apparenze. Ecco, in questa scena l'Evangelista vuol fare una parodia delle regalità di questo mondo. Il secondo segno di regalità, quel manto scarlatto che viene posto su Gesù. Il colore indica proprio il colore del sangue che le regalità di questo mondo devono versare proprio per dominare, devono non guardare troppo per il sottile, se devono schiacciare qualcuno lo devono fare. Ecco,
In questa quarta scena viene presentato proprio la parodia delle regalità di questo mondo. È stato quindi preparato all'interno del pretorio di Pilato il re da burla. Secondo gli uomini è una regalità ridicola. Colui che dedica la vita a servizio degli altri, che non diventa grande, ricco, potente, non conta nulla. Ecco, ciò che l'Evangelista vuole dirci, attenzione, perché queste regalità che sono grandezze del mondo sono queste che sono da burla. È questa l'ironia che vuol presentarci il Vangelo di Giovanni. Ciò che sembra grande è insignificante. Ciò che invece gli uomini considerano ridicolo, questo è davvero grande. Sono le due regalità a confronto. E adesso Pilato uscirà con questo re da burla e lo presenterà al popolo. Sentiamo insieme quale sarà la reazione adesso di coloro che devono fare la scelta fra le regalità di questo mondo e la nuova regalità, quella che viene dal cielo. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna. Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: Ecco l'uomo. Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono: Crocifiggilo, crocifiggilo! Disse loro Pilato: Prendetelo voi e crocifiggetelo. Io in lui non trovo colpa. Gli risposero i giudei: Noi abbiamo una legge e secondo la legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio. Fino a questo punto Gesù non ha mai parlato direttamente con i giudei. C'è sempre stato Pilato come portaparola. Il dialogo fra Gesù e Pilato è avvenuto all'interno. A questo punto, dopo la scena della parodia della regalità, Pilato conduce fuori Gesù e lo presenta davanti al suo popolo. È vestito da pagliaccio, da re da burla. E Pilato non dice ecco il vostro re, ma ecco l'uomo. Pilato non lo sa che cosa significhi l'espressione che lui ha impiegato, ecco l'uomo. L'Evangelista vuole farci comprendere il significato vero di quella parola uomo, è l'uomo vero. L'uomo riuscito secondo Dio, il servo, colui che offre tutto se stesso. E adesso quello che è importante è la reazione del popolo di fronte a questo uomo. Quando lo vedono i capi dei sacerdoti e i loro inservienti, lo ricordiamo, si trovano davanti a quella porta del pretorio, si trovano nell'agorà che si trovava di fronte al pretorio. Che cosa gridano? Crocifiggi, crocifiggi. La crocifissione, lo sappiamo, era la pena degli schiavi. Un cittadino romano, un uomo vero, non poteva essere crocifisso. I capi dei sacerdoti e i loro inservienti dicono: quello non è un uomo. L'uomo vero è colui che è vestito di porpora, l'uomo grande, l'uomo che sta bene. Quello è uno schiavo. Crocifiggilo. Qui ci sono le due proposte di uomo. L'uomo che domina e l'uomo servo.
l'uomo riuscito secondo i criteri dei capi dei sacerdoti e del popolo è colui che è grande, colui che è vestito bene. L'uomo vero, ecco l'uomo, è l'uomo che Dio ci presenta per bocca dell'inconsapevole Pilato, il servo. C'era quindi da aspettarsela e questa reazione non sopportano questa proposta di uomo che è contro coloro che detengono il potere sia politico che religioso, perché è un terremoto della logica e dei criteri degli uomini. Ma voglio notare un dettaglio. Non è il popolo di Israele che rifiuta questo uomo, sono coloro che detengono il potere religioso e quelli del loro seguito, i loro servi. In Giovanni non compare mai il popolo ebraico, sono soltanto i capi che sono i veri responsabili di questo rifiuto dell'uomo secondo Dio. Vogliono proteggere i loro interessi, perpetuare il loro potere. E Gesù sta terremotando questa istituzione religiosa disumanizzante alla quale i sommi sacerdoti hanno legato tutti i loro interessi. Pilato risponde: prendetelo voi, eseguite voi la condanna, io non trovo in lui nessuna colpa. Non si può trovare una colpa in colui che mette la propria vita a servizio, ma questa immagine di uomo non può essere accettata da chi ha in mente altri uomini di successo. E allora gli rispondono i capi dei sacerdoti: noi abbiamo una legge e costui deve morire perché si presenta come figlio di Dio. Figlio di Dio significa colui che riproduce il volto del Padre del cielo. E loro hanno in mente un'altra immagine di Dio, che è il Dio dominatore, il Dio giustiziere. E qui non abbiamo questa immagine di Dio sul volto di Gesù. E loro sono i capi religiosi, guai contraddire la loro catechesi. Sono disposti a commettere un omicidio, ma non rivedere le loro convinzioni. E a questo punto svelano il vero motivo. Non che Gesù è un malfattore, che Gesù è un ribelle, ma è colui che mette in causa le loro concezioni religiose, le loro tradizioni. Non accettano l'uomo nuovo. E anche Pilato comincia ad avere paura. E qui non soltanto Gesù fa scricchiolare la concezione religiosa dei sommi sacerdoti, ma fa scricchiolare anche il potere politico, l'uomo grande secondo i potenti di questo mondo. E Pilato ha paura. Ha paura perché sa che il potere religioso l'ha già messo in crisi fin dall'inizio. Quando Pilato è giunto in Israele c'era stato il problema degli stendardi che lui aveva introdotto nella città santa di Gerusalemme, e la reazione del potere religioso era stata durissima e Pilato aveva dovuto recedere. Ecco, Pilato a questo punto ha paura. Di fronte a questo uomo pare incredibile, uno schiavo, un re da burla. C'è sia il potere religioso che quello politico che si trovano in difficoltà, vedono che sta per essere terremotato il loro potere. Pilato è sconvolto, sa che Gesù è innocente, ma se vuole proteggere la propria posizione deve essere disposto ad andare contro la verità. E difatti rientra nel pretorio per trovare una via d'uscita. Ascoltiamo insieme l'ultimo suo dialogo con Gesù. All'udire queste parole, Pilato ebbe ancora più paura. Entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: «Di dove sei tu?» Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: «Non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce?»
Gli rispose Gesù: tu non avresti alcun potere su di me, se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande. Pilato adesso si deve confrontare di nuovo con Gesù, ha paura, non ha voluto lasciarsi coinvolgere dall'uomo nuovo perché avrebbe dovuto rinunciare a tutta la sua posizione di uomo di potere. Non sa come uscirsene, allora rivolge a Gesù una domanda: da dove sei? Non significa da dove vieni, lo sa già che è un Galileo. Questa domanda di Pilato significa: ma tu chi sei? E Gesù non gli risponde. Noi ci saremmo aspettati che immediatamente Gesù desse una spiegazione. Invece Gesù tace. Come mai sta zitto? E ci sarà pure un motivo. Il vero dialogo presuppone momenti in cui si parla e momenti di silenzio. Prima e dopo la parola è necessario il silenzio, è un momento indispensabile nella comunicazione. Ci sono parole che interrompono la comunicazione e ci sono dei silenzi che creano comunicazione perché sono un invito alla riflessione, a lasciar penetrare un certo messaggio, un messaggio che magari provoca interrogativi, inquietudini interiori, ed è questo che Gesù vuole che accada in Pilato. È necessario il silenzio. E Pilato ha paura di questo silenzio. E allora dice a Gesù: ma non mi parli? Non sai che io ho il potere di metterti in libertà e ho il potere di mandarti alla croce. Ha paura del silenzio Pilato. Non vuole lasciare venire a galla le sue inquietudini, i suoi interrogativi interiori perché avrebbero messo in causa la sua posizione. Vuole essere lui a condurre la questione, a condurre il dialogo, invece Gesù si blocca proprio perché vuole che Pilato ripensi, si lasci coinvolgere nell'uomo nuovo. E Gesù dice a Pilato una frase enigmatica: tu non avresti alcun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Però tieni presente, tu sei colpevole perché non vuoi aprire la tua mente e il tuo cuore alla mia proposta di uomo, ma c'è gente anche più colpevole di te. Ma la frase enigmatica è proprio questo potere dato dall'alto. Pilato oramai non capisce, non vuole comprendere, ma la frase di Gesù è chiara per noi oggi. Intendeva dire: tu hai potere sulla terra, tu sei un grande, ma è il cielo che sta conducendo la mia storia. È un crimine che i poteri di questo mondo stanno compiendo, ma Dio sta conducendo questi crimini per tirarne fuori un prodigio di salvezza. Perché? Perché l'agnello che verrà immolato metterà in crisi, farà riflettere i lupi che lo hanno ucciso. Era l'unico modo per introdurre un mondo nuovo. Voi non lo sapete, ma l'alto, Dio sta conducendo questi eventi. Pilato ha davanti la possibilità di fare una scelta decisiva nella sua vita: rinunciare ai regni di questo mondo, prendere posizioni in favore del mondo nuovo, dell'uomo nuovo. Non ce la fa.
Sentiamo l'ultimo dialogo adesso di Pilato con i sacerdoti e i loro adepti. Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà, ma i giudei gridarono: «Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si mette contro Cesare». Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato Littostroto, in ebraico Gabbatà. Era la parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: «Ecco il vostro re». Ma quelli gridarono: «Via, via, crocifiggilo». Disse loro Pilato: «Metterò in croce il vostro re?» Risposero i capi dei sacerdoti: «Non abbiamo altro re che Cesare». Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Pilato vorrebbe liberare Gesù, ma i capi dei sacerdoti gli dicono: se liberi costui, tu non sei amico di Cesare. Ecco a che cosa è disposto a fare il potere. I capi religiosi sono disposti a tutto, anche a proclamare loro re un pagano. Tiberio, un semidemente che si trova a Capri, lontano da Roma, chi comanda è Seiano a Roma. Ogni pio giudeo detestava la dominazione straniera. Ora però riconoscono solennemente l'autorità di Cesare, pur di ottenere la condanna a morte del vero uomo. Quanto ha dato fastidio questa proposta di uomo nuovo. E Pilato conduce fuori Gesù. E sedette sulla tribuna. Ma qui c'è una interpretazione diversa che l'Evangelista vuole dare a questo verbo ekathisen, che può significare Pilato si sedette sulla tribuna, ma può avere un'altra interpretazione questo verbo, ed è ciò che l'Evangelista ci vuole dire. È chiaro che Pilato si è seduto lui sulla tribuna, sullo scranno. Ma l'Evangelista impiega proprio questo verbo che può significare, e significa nell'intenzione dell'Evangelista, Pilato fece sedere Gesù sullo scranno, in modo che potesse essere contemplato da tutti. Nel luogo detto Littostroto, in ebraico Gabbatà. È strano questo accostamento perché Gabbatà non significa Litostroto e Litostroto sappiamo che cosa significava. Erano quelle lastre di pietra poste sul pavimento, una pavimentazione tipica del tempo, e difatti quando è stato trovato quel Litostroto nella zona della Torre Antonia si è pensato che Gesù fosse stato giudicato da Pilato in quel luogo. Ho già detto prima che questo Litostroto della Torre Antonia non è del tempo di Gesù, è posteriore di 100 anni. Ma qui Litostroto viene citato non in rapporto a Gabbatà. Gabbatà significa un luogo elevato che è esattamente dove si trovava il pretorio di Pilato. Quel Litostroto noi lo troviamo soltanto 2 volte in tutta la scrittura. Qui nel Vangelo di Giovanni, e poi se noi andiamo a cercare nell'Antico Testamento, troviamo questo termine una sola volta soltanto, nel Cantico dei Cantici. Ed è certamente a questo testo che l'Evangelista vuole fare riferimento. Immaginiamo allora
Gesù seduto su questo trono. È un trono regale che ci vuole far contemplare l'Evangelista in questo momento. Cosa dice il Cantico dei Cantici? Ci presenta il re Salomone seduto su un baldacchino, su un seggio di porpora, e al centro di questo seggio c'è un litostroton. Che cos'era questo litostroton? Era un ricamo di pietre preziose, simbolo dell'amore che si aveva per questo re che era collocato sul trono. E poi continua il testo del Cantico dei Cantici. Figlie di Sion, uscite, guardate il re Salomone con la corona che gli pose sua madre sul capo. Nel giorno delle sue nozze, nel giorno della gioia del suo cuore. Qui, anche se è un po' difficile, ma dobbiamo capire ciò che l'Evangelista ci vuole dire e che riferimento sta facendo. Dobbiamo ricordare che nel Vangelo di Giovanni, fin dall'inizio, Gesù è stato messo in scena come lo sposo che viene per l'incontro con la sposa. La sposa è nell'Antico Testamento Israele, il popolo, per noi è l'umanità verso la quale lo sposo viene per l'incontro sponsale. Questa è la prospettiva con cui noi dobbiamo leggere questo Vangelo secondo Giovanni. Ricordiamo che quando Gesù entra in scena è preceduto dal Battista, il quale dice: non sono io lo sposo che voi attendete, che Israele attende. Io sto sentendo la voce dello sposo, la voce di colui che sta per venire. E poi subito dopo lo ricordiamo, le nozze di Cana, e poi lungo tutto il Vangelo c'è questo filo d'oro di Gesù, il Dio che è venuto per incontrare la sposa, l'umanità. Ed ecco in questo momento che l'Evangelista ci presenta lo sposo e ce lo presenta proprio con il riferimento a questo testo del Cantico dei Cantici. È l'invito a Israele a contemplare l'amore dello sposo, del suo Dio. E notiamo, è presentato con la corona che sua madre gli ha posto sul capo. La madre di Gesù è Israele, è il popolo di Israele dal quale questo Messia è uscito, e non è una corona gloriosa, quella corona simbolo della raggiera del Dio Sole, no, è una corona di spine. Si è presentato questo sposo come colui che ama tanto la sposa da donare tutta la sua vita, da farsi servo, da farsi schiavo, nel giorno delle sue nozze. È così che l'Evangelista vuole farci contemplare quest'ultima scena grandiosa. È lo sposo adesso che viene presentato alla sposa. Vuole indicare quanto l'ha amata. E adesso c'è l'indicazione di tempo che ci dà l'Evangelista. Era la preparazione della Pasqua, verso mezzogiorno. E dice ai giudei Pilato: ecco il vostro re. Colui che dà inizio a un regno che stupisce tutti, che sconvolge il mondo perché è una regalità che è un terremoto per tutte le altre regalità. Re è colui che si fa servo. Notiamo la data,
la preparazione alla Pasqua e l'ora, mezzogiorno. Era il momento in cui nel Tempio cominciavano ad essere immolati gli agnelli che sarebbero poi stati mangiati nella cena pasquale. È la presentazione dell'agnello, l'agnello che adesso sarà immolato, quell'agnello che mostrerà l'uomo vero e metterà in crisi le belve che hanno sempre dominato nel mondo. È con lui che inizia il mondo nuovo. La reazione dei capi dei sacerdoti e della loro cricca, via via crocifiggilo, non accettano questa regalità. Pilato non vorrebbe andare contro la verità, non vorrebbe commettere questo crimine. Chiede: ma metterò in croce il vostro re? E la risposta dei capi dei sacerdoti: noi non abbiamo altro re se non Cesare. A questo livello scendono i capi dei sacerdoti, sono disposti davvero a tutto, ad andare contro tutte le loro concezioni, anche religiose, pur di eliminare colui che li infastidisce. E allora Pilato lo consegnò loro perché fosse crocifisso. L'ironia a cui Giovanni giunge a questo punto è un'ironia che giunge al culmine. Per quale ragione? Perché noi vediamo dove sono arrivati adesso i capi dei sacerdoti, il potere religioso, e Pilato, il potere politico. Pilato non vorrebbe condannare Gesù, quindi non vuole commettere un crimine, ma è costretto a cedere di fronte al potere religioso che aveva assunto un immenso prestigio dopo la costruzione del Tempio da parte di Erode. Pilato è costretto a fare ciò che non vuole, ma anche i giudei sono costretti a fare ciò che non vogliono. Loro non vorrebbero servire Cesare, lo aborriscono, ma sono costretti a dichiararsi sudditi fedeli e a proclamarlo re, contro la tradizione giudaica che predica che esiste un solo re, che è Dio. Quando non si accoglie la proposta di uomo e la proposta di regalità nuova, si giunge a entrare in contraddizione con se stessi, con Dio, con i fratelli e anche a commettere dei crimini. Anche noi oggi siamo posti di fronte a questa immagine di uomo e a questo inizio della nuova regalità. Non dobbiamo commettere l'errore che ha fatto Pilato e l'errore che hanno fatto i capi dei sacerdoti. Accogliamo l'uomo nuovo e il mondo nuovo, la regalità nuova, quella di coloro che si mettono a servizio dei fratelli, che non vogliono essere dei dominatori, ma coloro che sono disposti a donare anche la propria vita per amore. Auguro a tutti una buona preparazione alla festa di Pasqua.